playlist è molto importante, se non la playlist più importante, ok? In questo video qua andremo ad analizzare 11 particolari, 11 nozioni di cui c'è uno spunto per andare ad approfondire, ok? Vi consiglio di guardare questo video qua fino alla fine, sicuramente uscirete con un livello di conoscenza maggiore, perché è stato fatto un lavoro di ricerca non indifferente che è durato dei mesi, ok? Ragazzi, per ora ringrazio tutti gli ultimi iscritti, li saluto, ciao ragazzi, grazie di esservi iscritti al canale. Se avete dei commenti, delle domande da fare, non esitate, potete contattarmi benissimo nei commenti. Ora iniziamo il video e l'obiettivo è aumentare il nostro livello di conoscenza che abbiamo sul biliardo, ok? Iniziamo. Ecco qua, la numero 1. La prima nozione che è molto importante è quando ci approcciamo a fare questo tiro, è la distanza dal tavolo della nostra gamba destra o gamba sinistra. Se noi tocchiamo con la gamba il tavolo ci si scompone, cioè si va giù in una maniera che ci potrebbe disallineare leggermente. Allora, guardate come qua nel video, molto importante la distanza delle gambe dal tavolo, con la coscia non toccare la ringhiera del tavolo, la sponda. Numero 2 è il punto sulla palla, come vedete, sulla stecca. Quando si colpisce è molto importante guardare bene il cuoietto, vedete che tocca, non è tutto il cuoietto che fa l'impatto, ma solo un pezzo del cuoietto che fa l'impatto. Dunque, usare quel pezzetto del cuoietto che fa l'impatto come fosse un mirino per un fucile. Se io ho un fucile, c'è il mirino sopra, non usiamo la canna per mirare, giusto? Ma si usa il mirino. Stessa cosa noi con il nostro puntale dobbiamo usare un punto, immaginare un punto del cuoietto che sia sotto, sopra, a destra o a sinistra. Il punto che va a contatto con la palla noi dobbiamo usare solo quello. Come vedete qua dalla foto ho messo una linea come ci fosse un mirino, ok? Molto importante, questo vi alzerà di sicuro il livello di gioco, è una cosa che non tutti sanno, ben pochi, ed è una cosa importante, importantissima. Automaticamente mantenere la stecca dritta quando si va via, ok? Mantenere la stecca stabile, ok? Arriverò anche al punto dove vi spiegherò come si mantiene la stecca stabile, c'è un sistema. Allora, adesso numero 3, parliamo della forza. Guardate bene, la forza, da una parte colpisco la palla in alto, dall'altra colpisco la palla più in centro. Vedete, in questo colpo qua colpisco la palla più in centro, ma la distanza che si percorre è sempre quasi la stessa. Cioè, la forza, voglio dire, bisogna anche regolarla col punto dove si colpisce la palla, non solo con la forza in sé muscolare, ma con il punto. Io colpisco in centro, ma con più forza faccio la stessa strada che colpire in alto con meno forza, con la differenza che bisogna giocare sempre un pochettino di forza, ok? Non giocare il tiro che arriva proprio giusto. Numero 4. Colpi con alto taglio. Come vedete, guardate come ci si sposta con la stecca, ok? Io mi allineo con il petto, ok? Che parte dal centro del petto e mi sposto leggermente a destra. Adesso ve lo faccio rivedere, ok? Guardate bene, i colpi ad alto taglio, ok? Ecco, il calcio della stecca, ti sposti leggermente, vai giù e la stecca parte dall'anca, ok? Dall'alto della coscia. Numero 5. Quando si fa questo tiro che uno vuole dare della rotazione, come potete vedere all'ultimo centesimo di secondo bisogna imprimere la rotazione che si vuole. E vedete che la stecca non va più via dritta, ma va via a sinistra o a destra secondo dove voglio dare la rotazione. È un po' come
vedete la stecca non è dritta, ma gli ho dato la rotazione, come se all'ultimo girassi, ok? Per imprimere più forza, si imprime più forza sulla rotazione. Guardate anche in questo tiro qua, la stecca non è dritta, la palla, guardate che rotazione, ok? Questo è anche un colpo molto importante da manovrare. Numero 6, quando si mira, si guarda la buca, la tasca, ok? Noi la tasca è un buon trucco, una buona indicazione, dividerla in sezioni. Noi non miriamo nella tasca, ma miriamo in una sezione della tasca. Prendiamo come punto di riferimento la vite che chiude la tasca, prendiamo come riferimento un altro punto. Numero 7 è come si usa la palla. Allora, per avere una buona capacità di controllo, più si è di livello diciamo avanzato, più si avanza col livello, più si vede dei punti sulla palla, ok? Se io sono all'inizio vedrò un punto e colpisco la palla, se io vado avanti con l'esperienza, col gioco, avrò più punti che potrò usare, man mano ad arrivare ad usare tutta la palla. Vedete, tutti questi punti qua sono punti che se colpisci cambia la direzione della palla. Bisogna vedere la palla con più punti, più dividerla, non più solo vederla a destra, a sinistra, 3 coglietti, 4 sopra, 3 sotto, ma in più punti, ok? Queste nozioni vi servono per ricordarvi anche queste cose importanti. Se voi lo vedete scritto con numero 6, numero 7, ok, è più facile ricordarsi, ok? Ecco qua che chiudo questa sezione del tavolo. Vedendo la palla in più punti si ha più controllo, si va sotto la palla, si gioca più vicino all'altra palla. Ecco qua, il numero 8, questa qua è importantissima. Per mandare via la stecca dritta dovete schiacciare la stecca con il polso, con la mano che tiene il calcio, sul palmo, proprio schiacciarla e dargli della forza. Vedete dove c'è la freccia? Voi imprimete forza, vedete dove c'è la mano, guardate la chiusura della mano. Io lo chiudo molto stretta in quel punto, guardate, chiudo, stringo bene e schiaccio sul polso la stecca, sul polso, sull'incrocio delle due dita dove c'è la freccia, ok? Schiacciando il colpo va via dritto. Nona cosa, quando colpisco memorizzo delle linee, non uso la palla fantasma, non c'è nessun giocatore professionista che usa la palla fantasma. La palla fantasma si usa per il principiante che deve iniziare a giocare. Non c'è nessun professionista che usa la palla fantasma, dunque non bisogna più dirlo. Secondo me è una cosa proprio da togliere. Quello si usa 3 mesi all'inizio per capire cos'è. Dopo si memorizza come un contachilometri dove ho forza, livello, velocità. Faccio un cruscotto del mio gioco come una macchina, ok? E traccio delle linee, delle geometrie. Il biliardo è un gioco di geometria, non è un gioco di fantasmi, di cose che si vedono e non si vedono, ok? Anche perché è già difficile giocare così, se ci andiamo ancora a immaginare delle palle che non ci sono, vi garantisco che è più difficile. Numero 10, allineamento. Questo allineamento qua lo usa Efrain Reyes, ok? Voi tra una partita e l'altra usate questo allineamento, perché giocando ci si disallinea, si perde l'allineamento. Allora, tra una partita e l'altra si usa questo per allenarsi, si fa 2 o 3 tiri e voi vi riallineate, ok? La palla deve stare sempre dopo il colpo, viaggiare diritta, avanti e indietro diritta, e la sponda che vi dice se siete disallineati. Poi se avete delle domande contattatemi, ok? Numero 11, memoria muscolare, timing, cioè la forza con cui accelero, l'accelerazione. Quello è legato alla memoria muscolare, è una cosa fondamentale, cioè rifare il tiro, calcolare la forza prima di tirare, l'accelerazione, non è solo una questione di forza ma di accelerazione, sviluppare una potenza ma con la giusta accelerazione. Non serve essere potenti e non avere accelerazione, non avresti il controllo.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo finito questi 11 punti. Questi 11 punti verranno anche trattati in maniera più approfondita nei prossimi video. Ogni punto ci sarà un video, ok? Dunque non preoccupatevi se non avete magari capito qualcosa non vi è chiaro, che ve la spiegherò ancora meglio nei prossimi 9-10 video che ci sono, ok? Ragazzi, vi ringrazio di aver guardato il video fino qua. Niente, ci vediamo ai prossimi. Buon biliardo. Ciao ragazzi, ciao ciao. Hi, give me a like and share my videos. Hi guys, thanks and good luck. Ciao, datemi un like e condividete i miei video. Ciao ragazzi, grazie e buona fortuna.